Mi sono preparato un inizio, diciamo un po' a effetto. L'essere umano è in equilibrio su un cavo teso tra le cime di due montagne. Dietro c'è la scimmia, davanti il superuomo, ma sotto c'è l'abisso. Queste sono le parole con cui Nietzsche, che tra l'altro è stato nostro concittadino per buona parte della sua vita, ha descritto la condizione umana, in Così parlò Zarathustra. E a me è sempre sembrato peculiare immaginare che quel capolavoro, per vedere la luce, Nietzsche abbia proprio dovuto di tasca propria eh, pagare la prima stampa di 40 copie uscite per una piccola casa editrice di Camogli in Liguria. E quando da ragazzo per la prima volta ho letto questa frase, mi sono chiesto, e poi ho continuato a chiedermelo tutta la vita, io cosa sono disposto a fare per arrivare dall'altra parte del cavo? Io mi chiamo Paolo Cipriano, faccio il musicista. Ho capito da bambino che avrei dovuto assolutamente fare questo nella vita perché negli anni '80 c'era il Walkman, che vi ricorderete alcuni di voi, con le cassettine, e quando nella testa, tra le orecchie, mi arrivava questa musica, che poteva anche essere brutta, non importava per nulla, mi succedeva a livello emotivo qualcosa di disordinato, cioè in momenti non idonei mi mettevo a piangere, mi veniva la pelle d'oca, cioè provavo delle emozioni che non riuscivo a controllare, mi vergognavo molto di questa cosa, però grazie a questo fatto ho capito che avrei dovuto rimanere ancorato in tutti i modi a questa magia che si creava. Così ho studiato in conservatorio, musica classica, e arrivato a 20 anni ho fondato il mio gruppo che esiste ancora oggi, si chiama Supershock, che voi direte ma con soft Supershock, adesso ci arriveremo. È un gruppo rock. Abbiamo iniziato nei primi anni 2000 a fare le tipiche cose da gruppo rock, quindi registrare album, fare dei concerti, le prime tournée, però io non mi sentivo soddisfatto artisticamente perché il mio obiettivo era quello di riuscire a raccontare con la musica delle storie, quindi mi venne l'idea di unire la musica a altre monadi artistiche, tipo il teatro, il cinema. E è stato proprio il cinema a portarmi fortuna, a crearmi la professione che poi ho fatto nei 20 anni successivi. E ho un po' coniato questa cosa del cineconcerto, cioè scrivere, comporre delle colonne sonore originali per dei capolavori del grande cinema muto degli anni '20. Cioè, intendiamoci, io non ho inventato nulla, perché il cinema muto non è mai stato muto, è sempre stato musicale, no? Proprio perché quando hanno inventato il cinema si sono accorti che vedere delle immagini completamente senza sonoro manda in cortocircuito il cervello, no? E quindi insomma, mi sono messo su questa cosa qua. Nel 2005 ho avuto il primo incontro col Museo del Cinema, qui a Torino, erano probabilmente altri tempi e sono stati abbastanza imprudenti da dare la possibilità a questi ragazzini poco più che ventenni di scrivere la colonna sonora per un capolavoro come Nosferatu e ci hanno prodotto questo spettacolo. Io inizialmente ho vissuto questa cosa, certo con grande felicità, ma come un'esperienza unica, no? Come una sperimentazione. E invece questa cosa, con grande sorpresa, è esplosa, ha funzionato. Abbiamo iniziato a fare tournée che non finivano più in giro per l'Italia e anno dopo anno, piano piano, abbiamo iniziato a proporci l'estero, inizialmente con la Francia e l'Europa, poi siamo andati negli Stati Uniti, in Sud America, adesso me la tiro un po', in Medio Oriente, nel deserto arabo. E questo probabilmente ha funzionato perché eh, effettivamente in questa operazione c'era una novità al tempo, che era quella di portare appunto sia artisticamente, lavorare sul contrappunto di un testo contemporaneo moderno con un testo antico. E poi sicuramente era quello di, dato che questi spettacoli sono dei concerti a 120 decibel, adesso non sono più giovane ragazzi, però quando ero giovane facevo anche il mio effetto con tutti i miei compagni e quindi vedevi un concerto rock con dietro dei grandi capolavori e questo avvicinava un pubblico non di cinefili, no? Magari di giovani o anche non giovani, ma di persone che magari non avevano mai avuto l'opportunità nella vita di vedere, ad esempio, Nosferatu o Metropolis. Bene, quindi sono arrivato dopo un po' di anni a un certo punto a dire, beh,
ho avuto in qualche modo un mio successo. Forse sto arrivando verso la fine di questo cavo, no? Girando, ho vissuto tanti anni all'estero, ho avuto la possibilità di stare in città come Parigi o New York e quindi ho avuto la possibilità di conoscere la musica che conta, i circuiti discografici multinazionali importanti. E forse avrei avuto la possibilità di provare a fare un salto di qualità, di sfondare, di fare, ma magari non ci sarei minimamente riuscito. Ma proprio nel momento in cui ho avuto questo contatto, questa possibilità, mi sono reso conto che non mi apparteneva questa cosa. Non voglio minimamente fare sai, il purista, il reminò, perché io, San Francesco, non faccio. No, io sono un musicista, lo faccio tutta la vita. Chi fa un lavoro tipo il mio sa perfettamente che ci sono momenti belli e momenti in cui venderesti tua madre pur di vivere un po' meglio di come vivi. A me piacerebbe tantissimo essere più famoso, più conosciuto, però il problema è che bisogna essere anche se stessi quando si fanno delle cose, bisogna anche riuscire a esprimere, ad esempio, la propria musica in un modo corretto. E sicuramente quello che mi ha fermato ad avere un legame più forte con quel tipo di mainstream è stato che lì io vedevo un'estrema competitività, violenza, ferocia. E lo dico senza mezzi termini, le persone che anche a Torino conosco benissimo sono persone con cui io farei più facilmente a pugni che non fare un disco insieme. E invece per me era importante la soft revolution, cioè una rivoluzione gentile fatta dalla cultura, fatta attraverso, ad esempio, la musica, che alla competizione preferisce la connessione, le interrelazioni tra persone ed è completamente un altro principio. È un po' come immaginare, a me piacerebbe, alla fine della vita, so che è presuntuoso e assolutamente superbo pensare questo, mi piacerebbe essere una microscopica goccia che però all'interno di un mare riesce, magari attraverso una propria originalità, a aggiungere qualcosa, a dare qualcosa di alternativo in più. Magari non ci riuscirò mai, ma questo è il mio tentativo e per me chi fa un percorso di tipo artistico dovrebbe tendere a quella cosa lì. E quindi preferisco pensarmi come una goccia che erode nei milioni di anni uno scoglio o appunto il torrente che è sempre milioni di anni perché se ti piace la Soft Revolution ci metti un casino di tempo, piano piano crea la valle e collega, connette la montagna alla città. Questa mattina per me questo è un esempio perfetto di Soft Revolution perché grazie a questa bellissima iniziativa che è stata organizzata ho davanti delle persone che si sono regalate la possibilità di pensare, confrontarsi, ascoltare, ma soprattutto la cosa bella è che sono stati mossi da una curiosità che voi avete preso un pacchetto alla cieca, voi non sapete chi sta parlando, non sapete cosa ascolterete, magari vi annoierete a morte o non sarete d'accordo, ma lo stesso investito un'ora e questo, cioè la curiosità è quello che permette l'evoluzione. E invece in questo periodo storico andare, ad esempio, ai concerti non ci riesci più ad andare. Se vuoi andare con i tuoi figli devi spendere 600 euro per fare e vedere delle cose che sono l'autocelebrazione dell'autocelebrazione di mummie che fanno la nona reunion. E io lo dico anche dei miei gruppi preferiti, non si riesce più. E invece è più bello inciampare in cose che ti aprono delle strade. E porto questo esempio, ad esempio, cinematograficamente parlando, sicuramente avrete visto 2001 Odissea nello spazio del mitico Kubrick, e il punto è la scena del monolite con le scimmie che guardano. Noi siamo tutti quella cosa lì, oggi è pieno di monoliti. Nel Novecento era la televisione, oggi abbiamo i nostri telefoni, io per primo, come tutti, credo di passare cioè, metà del tempo della mia giornata. E vabbè, e amen, e un po' lo dobbiamo fare, siamo animali di branco, ma tra quelle scimmie ce n'era una che un giorno guarda per terra, trova un femore di una carcassa e si accende la scintilla e scopre che poteva cambiare il mondo con quel gesto lì, che attraverso quello poteva evolvere, ma non solo lui, ha fatto evolvere tutta la propria specie. Ecco, oggi, cioè per fare questo, non sentitevi offesi, è il parallelismo della scimmia di Kubrick con quella di Nietzsche, oggi io vedo delle persone che stanno tendendo verso un'altra direzione. Ecco,
ehm, ho capito che a me interessava la soft revolution, ok? Questa linea più culturale, piuttosto che non cercare di arrivare più velocemente a luce alla ribalta, quando prima me la son tirata, perché ho girato il mondo ed è vero in effetti. Ma la tournée che più mi ricorderò sempre come l'arrivo non è stato stare un mese a Broadway, ma è stato andare in Amazzonia. Io sono riuscito, non so come, insieme al Ministero della Cultura francese, a organizzare 21 concerti dentro la foresta amazzonica, la Guyana francese. In realtà alcuni sono stati fatti a Cayenne, nei grandi teatri come l'Ancre, che è una specie di regio sudamericano, perché un po' di vetrina comunque va sempre fatta, la politica c'è sempre quando fai la cultura, però poi ne abbiamo fatte parecchie dentro, proprio nei piccoli villaggi della foresta. Il più eclatante per me è stato Awala Yalimampu, che è probabilmente lui il villaggio che si vede nei documentari, cioè non c'è corrente, non c'è acqua, le persone vivono completamente in connessione con la natura, si mimetizzano con gli alberi, si vestono per non farsi vedere dagli altri animali, no? E io portavo uno sferato, quindi ho detto, ma perché? E invece questa cosa mi ha cambiato la vita. Effettivamente sono approdato lì perché per ego, per cercare, aver fame di cercare di portare le proprie idee più lontano possibile, sicuramente per il mio lavoro, perché c'era anche del denaro per fare questa cosa qui. Ma lì ho scoperto che queste cose non valevano nulla a confronto. Quel giorno abbiamo lavorato perché non c'era appunto niente, siamo arrivati con camion, generatori correnti, tutto, abbiamo montato tutto. Lo spettacolo era alle 7, mi ricordo alle 7 meno 20 tutte le tribù sedute davanti a questo palco. C'era un silenzio e un rispetto che io mi ha messo un terrore addosso perché ho detto, e poi soprattutto lì, appunto, con le questioni delle ombre, nella loro cultura c'è tutta una questione legata al male che un'ombra può portare. Quindi, mentre entravo per iniziare, mi giro e vedevo le mie proiezioni che andavano le proiezioni di Nosferatu che andavano anche sugli alberi con queste ombre di Dracula e io che entravo con una chitarra distorta, allora non avevo probabilmente mai sentito quel tipo di suono, ho detto, beh, stasera finisce malissimo. E invece ovviamente no. Ovviamente, dato che parlavano anche francese, abbiamo passato poi tutta la notte dopo lo spettacolo a parlare, a confrontarci, a raccontarci chi eravamo, ma soprattutto a parlare di ciò che avevamo visto, della storia d'amore tra un vampiro e una donna, del confronto tra il bene e il male, del mondo antico che viene schiacciato, umiliato dalla nuova borghesia che arriva. E queste cose, incredibilmente, si riuscivano le avevano perfettamente colte, anche se non avevano il tipico bagaglio culturale occidentale. Quindi è stato un incontro intellettuale stupendo. E quella volta mi sono detto, beh, per quanto mi riguarda, questa è assolutamente la mia strada, più di qualunque altra. Ci dovessi mettere 1 miliardo di anni a fare un percorso e a erodere una pietra anche grossa così. Però c'è anche da dire questo, la soft revolution per me è qualcosa da applicare più che altro ai modi, alla gentilezza di modi, ma però il contenuto artistico non deve essere per forza una cosa soft, anzi, può e deve ogni tanto anche scandalizzare, no? E infatti io in realtà sono stato contattato per partecipare oggi, e vi ringrazio moltissimo, perché anni fa alcuni degli organizzatori avevano visto un mio spettacolo che trattava di soft porno. Non facevo ovviamente io l'attore, ma suonavo e insieme il progetto che si chiama Silent Porn è stato creato tanti anni fa con la Cineteca di Bolzano. Abbiamo preso tutta la cinematografia pornografica degli anni 20, abbiamo fatto uno studio perché ci siamo accorti che c'era veramente un'industria anche al tempo e abbiamo detto, ma facciamo questo spettacolo, perfetto, ma non un concerto, facciamo una tournée nazionale sì, sì. Poi, man mano che andavamo avanti, diciamo, sì, però, perché non era così tanto soft il porno negli anni 20, ok? Voi vi immaginate come tutti, ah sì, andiamo, saranno le donne. No, 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 cioè, sì, c'era quello, ma poi ovviamente c'era tutto, perfettamente tutto, solo che era in bianco e nero. Quindi abbiamo detto, facciamo questa cosa. Io, dato che poi sul palco ci dovevo salire io con i miei ragazzi, ho detto, ma ragazzi però
qui guardate che finisce male, perché poi andiamo nei posti, vabbè, radical chic la cultura, però poi guardate ci distruggono. No, 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 tranquillo, abbiamo organizzato, gli organizzatori, una tournée perfetta, partiamo da un posto sicuro, una terra di mentalità aperta che abbraccia la diversità e proprio è contenta di accogliere. Siamo partiti dal Sud Tirolo. Io mi ricordo, io mi ricordo la prima data, ovviamente strizzavamo, perché ragazzi, mentre suoni ti giri e vedi, ecco. Entro in questa sala e c'è un altro dettaglio da dire. Tu puoi portare Metropolis, Dante, qualunque cosa, 50 persone se va bene. Fai il porno. Madonna, tira il porno, eh. In questa tournée non è mai capitato che non avessi il tutto esaurito 3 giorni prima in sale, ma da centinaia e centinaia di posti. Addirittura una sera a Torino l'avevamo fatto a San Valentino al Cinema Ambrosio, mitico, che per fortuna ho letto che riapre, riuscirà a riaprire, e già era la sala, era più di 200 posti, abbiamo in una serata replicato 3 volte, perché continua ad arrivare gente, ok? Bene, e quindi parte questa serata, io 2 minuti prima guardo dietro le quinte, vedo in questo teatro una famiglia, identici, madre, padre e figlia, ovviamente maggiorenne, e quindi cioè, io ho iniziato a tremare, ho detto, io cosa sto facendo? Sono scemo, ma cosa fa? Adesso esco, distruggo tutto quello che ho fatto in 3 note, ma poi ritorno in me e dico, Paolo, sei un orchestrale, adesso stai zitto, entra, prendi il tuo strumento, girati, fai quello che devi fare, va bene. Entro, duro e puro, punk, prendo e mi giro, alzo la testa e di fronte a me a pochi metri c'era una signora di 85 anni identica a mia nonna. È stato veramente un momento di estrema difficoltà, ma, ma quella volta la goccia è riuscita a posarsi comunque sulla pietra che deve corrodere. Va bene, e qui faccio un attimo una pausa, nel senso che questo è stato il mio iter sino ad oggi da musicista. Io però ultimamente ho sentito l'esigenza di qualcos'altro, cioè continuerò a fare. Io sarò musicista fino all'ultimo battito del mio cuore, però ho 45 anni, ho 2 figli, non posso continuare a vivere sempre in tournée e soprattutto questa mia nuova saggezza mi fa pensare, beh, ma tutto quello che io ho esperito, perché non lo riesco a trasportare per chi è giovane, che magari ha un talento, magari straordinario, magari 20 volte il mio, e però ha bisogno, a 20 anni, 18, 22, di essere, di avere una spalla su cui appoggiarsi, perché chiaramente, specialmente chi è molto creativo, ha delle fragilità naturalmente, no? Proprio su questo genere di sicurezze. E io mi rendo conto che ho potuto fare questo percorso, perché nella vita ho sempre avuto persone vicine a me, con le quali ho condiviso questo percorso, che mi hanno ricordato tutti i giorni che non eravamo pazzi, che aveva senso provare a fare delle cose e che aveva senso dir di no alla Sony e continuare a fare altre cose. Bene, quello che mi ha ispirato è stato leggere un'intervista, un articolo di una ricercatrice che ha fatto un'esperienza unica, è andata a vivere un po' di tempo al Polo Nord insieme a una famiglia Inuit. Perfetto, per studiare proprio il modo di comportarsi, la gestione delle emozioni. La cornice, ovviamente, allora, Polo Nord è quando proprio fa bello, che dice oggi grigliamo, fa -40. Cibo non ce n'è, o meglio è sott'acqua, sotto 10 metri di animali che ti sbranano in un morso, e poi dice, beh, gli Inuit avranno fatto delle città accoglienti, no, sono nomadi, slitta tutti i giorni con l'igloo, una vita, cioè, non durissima, impossibile praticamente. Io, se fossi un Inuit, sarei sempre incazzato come una furia. Già lo sono qui, figuriamoci. E invece, c'è questa giornata tremenda, tutto va storto, si spacca la slitta, il papà prende, inizia a tagliare, fa l'igloo, finalmente tutta la famiglia si infila dentro l'igloo, che comunque non è che facesse caldo, prendono il bollitore, mettono sull'acqua, finalmente un attimo di ristoro, un bambino si alza, per sbaglio dà un calcio al bollitore, cade, scioglie tutto, crolla l'igloo sulla testa, e il papà Inuit dice, peccato, io vi garantisco che mio figlio avrei fatto. Il giorno dopo
Si sveglia, è sempre questo papà, si rende conto che bisogna trovare da mangiare, inizia a fare la propria lenza, perché non è che lì c'è il caccia e pesca, allora inizia a costruire centimetro dopo centimetro come la goccia, cioè arriva a fare 4-5 metri tutto il giorno, finalmente, il momento di pescare, fa il suo buco, io dico non dopo un'ora, dopo mezza, al primo lancio, lancia la lenza, pac, e si rompe. E questo santo dice, e vabbè, ne faccio un'altra. Io ragazzi vi giuro, avrei coinvolto una quantità di religioni nelle mie maledizioni, ma sarei partito da lontanissimo, dagli Ittiti con Zarathustra, figlio di Auramazza, sarei passato al politeismo, al monoteismo, me la sarei presa con Tom Cruise, ai Scientology, con Nicole Kidman, tutti, ma mi avrebbero sentito fino a qui. E invece lui no. E io chiaramente, in modo simbolico, di questo ragazzo ne ho fatto una statua perché adesso, a parte l'idea che può far sorridere, io mi sono emozionato perché ho capito quanto incrollabile sia la fiducia di quella persona nel futuro, sia incrollabile la fiducia di se stesso che costruisce il proprio filo centimetro a centimetro e se si rompe me lo rifaccio. E questa cosa qua per me è stata veramente un'illuminazione perché è anche un po' una conferma forse di un tipo di percorso che avevo deciso di intraprendere. Quindi ho deciso di diventare a modo mio un Inuit. Non sono andato fino al Polo Nord, sono uscito dalla zona urbana, sono inciampato poco tempo fa nelle valli di Lanzo che sono vicine, però fa freddo, ragazzi, vi garantisco che già di mattina adesso fa molto freddo. E a View ho scoperto che il Cottolengo stava vendendo il proprio ospedale. E a me è sembrata la cosa più normale del mondo di presentarmi e dirlo compro io. Io ho fatto il musicista tutta la vita, vi giuro che non ho messo da parte nessun denaro. Quindi ho dovuto vendere tutto quello che avevo, promettere cose che non si possono promettere. Tra miliardi di anni il sistema solare sarà estinto, ma io non avrò ancora estinto tutto quello che devo estinguere. E ho comprato un anno fa, sono riuscito a acquisire questo spazio. È una villa meravigliosa dell'Ottocento, 1500 metri quadrati disposti su 5 piani, un giardino stupendo, e voi dite così vivi da ricco, ma che ricco? Io lì dentro ci sto facendo una residenza artistica. Ho iniziato, sempre con la mia associazione Musica Arte Teatro, che fondai nel 2004. Abbiamo iniziato come primi progetti adesso, proprio sul territorio, a fare scuola di musica, teatro, yoga, ed è fantastico vedere lì i lavori che ci sono boscaiolo, i prevalenti ovviamente, boscaiolo o pastore. Vedere queste persone che a fine giornata staccano, partono dai loro prati, arrivano a studiare, a confrontarsi, a scoprire qualcosa di nuovo. Questo è una cosa estremamente gratificante, ovviamente, perché lì, anche se molto vicino, è stata totalmente dimenticata questa zona dai torinesi e proprio in generale dal Piemonte, invece è molto bella. Ma i progetti che inizieremo a brevissimo e che mi interessano molto sono proprio quelli di produzione, di produrre nuovi musicisti e musiciste. Io ovviamente mi concentrerò di più sulla musica, ma questo in realtà poi è aperto a varie monadi artistiche. E perché? Perché è una vita che mi lamento, che negli ultimi 10, 15, 20 anni la discografia, mi lamento di una cosa vera, l'industria discografica non si assume più nessuna responsabilità alle proprie, no? Guadagna e basta, e hanno inventato dei meccanismi, per carità, che tutti cerchiamo di usarli, è una lamentela, che sto facendo proprio una lamentazio, e che internet sembrava bello e nessuno ci aiuta, però è la verità, perché io quando vedo dei giovanissimi talenti che si ritrovano, sempre ritornando alla famosa scimmia, umiliati a cantare in una vetrina di 2 minuti davanti a una giuria di 4 ex soubrette televisive che hanno un'ignoranza infima da un punto di vista musicale. Poi c'è qualche musicista in mezzo, ma comunque questa è un'idea tutta mia, per carità, magari siete in disaccordo totale. Quella roba lì per me è no. Però appunto mi sono detto, beh, io allora adesso smetto di lamentarmi, inizio a costruirmi la mia lenza da pesca e voglio creare un'alternativa, pensando come ho sempre fatto in grande, magari riuscirò nel 5% di quello che voglio fare, ma tanto penso talmente grande che già il 5% vale sempre qualcosa alla fine. E vabbè, se nasci scemo e megalomane non è colpa tua. E
E questa alternativa, per quanto piccola potrà essere, sono sicuro che sicuramente non sarà, come dire, così popolare come i programmi televisivi, ma sono anche sicuro che a qualche persona servirà e magari, forse, riusciremo a fare una nostra rivoluzione soft. Io concludo intanto ringraziando tantissimo chi ha organizzato, Rihanna e tutti i suoi compagni, perché mi avete accolto e invitato in un progetto molto interessante. Ringrazio questo meraviglioso pubblico che mi ha ascoltato con pazienza e molta attenzione, grazie, e vi lascio con una piccola provocazione, una domanda che vi faccio. Voi, che cosa siete disposti a fare per arrivare dall'altra parte del vostro cavo? Grazie mille.